io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Abruzzo, in provincia di Teramo, ad Atri. Queste saranno le tappe della nostra gita. Lasciamo l'auto al parcheggio di via Finocchi, dietro il polo liceale Illuminati. Vediamo per prima la chiesa di Santa Reparata, patrona di Atri. La chiesa è di metà 1300, ma venne seriamente danneggiata dal terremoto del 1690. Lo stile che si vede oggi è tardo barocco, con influssi neoclassici. La lunetta sul portale della facciata accoglie una statua di Santa Reparata, del XIV secolo, che tiene in mano un modellino della città di Atri, aggiunto nel XVI secolo. Al suo interno colpisce subito il grande baldacchino in legno di noce, della seconda metà del 1600, restaurato nel 2008. La chiesa è annessa al Duomo con un collegamento secondario. Vediamo ora il Duomo, la bellissima basilica con cattedrale di Santa Maria Assunta del 1260. Il primo portale nel lato destro è una porta santa, correlata all'indulgenza plenaria. La facciata in pietra d'Istria è semplice ma maestosa, con uno splendido rosone a 12 raggi. Il campanile è alto 64 metri, il secondo più alto d'Abruzzo, dopo quello di Sulmona. All'interno i possenti pilastri ottagonali sono decorati da affreschi. Gli affreschi del presbiterio sono un capolavoro, realizzati nella seconda metà del 1400 dal celebre pittore Andrea De Littio, il massimo esponente del Rinascimento abruzzese. Qui si trovano i suoi Storie di Cristo e Maria, gli Evangelisti, i dottori della Chiesa e le virtù cardinali. Da segnalare anche di altri autori l'incontro dei tre vivi e dei tre morti del XIII secolo, gli affreschi dell'antisacrestia, Madonna col bambino del maestro Teofila e San Giovanni Battista vestito di pelle di cammello. Nel 1899 la cattedrale di Atri venne dichiarata monumento nazionale. Visitiamo ora il Museo Capitolare, il cui ingresso invernale è alla fine della navata sinistra, mentre nelle altre stagioni si accede anche dall'esterno. Qui si possono visitare le cisterne e il chiostro cistercense. Il Duomo sorge infatti nel luogo in cui si trovavano le mura ciclopiche, abbattute dai Romani nel 290 a.C., per costruire il Tempio di Ercole e la Domus, sostituite poi dalle terme nel I secolo, sotto le quali si trovavano le cisterne che li alimentavano, utilizzate successivamente come cripta e luogo di culto. Il chiostro invece è del XII secolo e fa parte del monastero benedettino. Venne ristrutturato nel 400, quando il monastero divenne residenza del vescovo. Al suo centro si trova un pozzo ottagonale cinquecentesco. Passiamo ora da Piazza Duomo, su cui affaccia il Teatro Comunale del 1881. La sua facciata è ispirata alla Scala di Milano. Passiamo dall'Auditorium. La chiesa sconsacrata di Sant'Agostino, oggi sede di eventi e mostre. Il magnifico portale del 1420, realizzato da Matteo da Napoli, che nascose la figura di una lumaca tra le sculture, a ricordo scherzoso del soprannome che gli era stato affibbiato per la lentezza nel lavoro. La chiesa di San Francesco ha la facciata in stile barocco. Sotto la sua scenografica scalinata si trova una piccola riproduzione della grotta di Lourdes. L'interno presenta decorazioni marmoree o stuccate di artisti napoletani. L'organo è settecentesco. Facciamo una sosta alla bottega della Liquirizia, negozio storico di Atri. In città l'oro nero d'Abruzzo si produce fin dal Medioevo. Da provare, tipico della zona, oltre alla liquirizia, è il pan ducale, un dolce fatto con le mandorle. Leggenda vuole che nel 1352, in occasione della festa della pace,
I cittadini di Atri offrirono questo dolce al duca di Acquaviva, che da allora lo volle sempre ai suoi banchetti. Proseguiamo per il municipio, che ha sede nel Palazzo Ducale, appartenuto alla famiglia dei duchi di Acquaviva. La facciata è in travertino e ha un caratteristico torrone medievale. Entrando nel cortile a destra si accede gratuitamente alle cisterne romane ipogee, ex scuderia dei duchi e oggi sede di mostre. Passiamo dalla piccola chiesa di San Nicola, in stile romanico. È considerata la più antica di Atri, in quanto compare in una bolla papale del 1184. Al suo interno custodisce un affresco Madonna con bambino fra i santi Rocco e Sebastiano, di un allievo di Andrea De Littio. Notevole anche il soffitto ligneo a cassettoni. Torniamo indietro sulla via principale e passiamo davanti alla scuola primaria, con i suoi murales ispirati agli affreschi di De Littio. Andiamo a rilassarci al parco comunale con il suo eccezionale belvedere. Vi si trovano anche una bella fontana con leoni e una scultura particolare, il dente di Dante. Ultima tappa, le grotte di Atri, conosciute anche come Limuri. Per accedervi va seguito il sentiero che parte in via Zanibelli, a fianco della caserma dei carabinieri, con una comoda scalinata terminale. Erano depositi utilizzati per la raccolta dell'acqua in epoca romana. Secondo alcune fonti queste strutture sarebbero ancora precedenti e risalirebbero le prime abitazioni scavate nella roccia. Oltre a servire all'approvvigionamento idrico, alcuni ipotizzano che qui i romani allevassero gli storioni, oppure macerassero lino e canapa. In molti di questi ambienti si può ancora osservare il rivestimento impermeabile e il cordolo idraulico. Il complesso ha una superficie totale di circa 700 metri quadri, con gallerie più ampie ed altre più piccole laterali. Una leggenda associa le 5 uscite alla mano di Santa Reparata, che tiene la città di Atri tra le mani, proteggendola dai terremoti. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbotour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane! Grotte o Limuri di Atri.